Benvenuti cari amici su Underground Sea per proporvi un primer dedicato al Legacy, prendendo spunto da una build proposta dal deck builder Daniele De Ranieri, atipica per il panorama e anche piuttosto recente nel suo concept iniziale. Erroneamente si è soliti pensare che il Legacy sia un formato statico, indifferente alle novità provenienti dagli ultimi set. Invece, carte nuove possono proporre meccaniche interessanti, innovative persino per un formato old school, se ben supportate. Se poi andiamo a rispolverare, in questo processo, carte che nessuno aveva preso in considerazione in precedenza, riportando in auge tech sopite nei nostri raccoglitori, tanto meglio. Così avremo da un lato il divertimento garantito e dall'altro una strategia tutta nuova da mostrare tra i tavoli da gioco. Questa volta vi parleremo di Sultai Smog. Come accennato nelle premesse, questo archetipo basa buona parte delle sue sinergie tra Chain of Smog, una magia del passato apparentemente poco funzionale, con Witherbloom Apprentice, qui in 4x, una creatura che trasforma il cast delle magie in un drain effect non molto incisivo. Tutto si ridurrebbe a un'unica attivazione del suo effetto, se non fosse che possiamo direzionare su di noi l'abilità della stregoneria, copiandola tante volte quanto sarà necessario per uccidere il nostro avversario, in una combo a 2 carte, incredibile nella sua semplicità di esecuzione. L'incredibile sinergia non può certo però essere l'unica arma in nostro possesso. Per questo tra le creature noviamo 3 Uro Titan of Netosvrat, che offrono tutta una serie di vantaggi con il loro ETB e l'abilità Escape che ci permettono di ottenere una chiusura alternativa, tutt'altro che secondaria, nelle giuste condizioni. A supporto di queste due creature abbiamo un ottimo elemento di card advantage, composto da 4 Barefoot Strix, che ci aiuta da un lato a frenare l'aggressività dei abitanti del nemico, grazie alla loro keyword tocco letale, dall'altra ad avere carte nuove, pronte a intervenire. Trova posto in questo comparto, scarno ma denso di minacce e soluzione, l'Eowol dell'Emissary of Trest, qui in 2x, un ottimo deterrente per l'interazione del nemico verso i nostri permanenti, oltre a un lock per impedire il vantaggio carte all'avversario, limitandone l'accesso a una sola copia a turno, mentre noi, di contro, cercheremo soluzioni per chiudere i giochi. Infine, per rispondere già in G1 a tutte le mestizie provenienti dal cimitero, fa capolino in Endurance, una carta perfetta, con il suo costo alternativo, per risolvere meccaniche altrimenti troppo pericolose per essere lasciate indisturbate. Se da un lato il comparto creature conta pochi elementi, tra cui un pezzo specifico per chiudere, le magie invece abbondano, sia per attuare la combo principale, sia per proteggere il nostro gameplan, che è pur sempre fragile, visto che necessita almeno di un permanente in gioco per funzionare. Come accennato all'inizio, ci servono comunque i Chain of Smog, qui in 2x, per far sì che i nostri Witherbloom Apprentice siano utili a farci vincere, ma abbiamo in questa sezione della lista ben altri propositi da mettere in atto con le carte a disposizione. Di certo dovremo scavare a fondo nel grimorio per cercare la nostra chiusura principale e qui con 4 Brainstorm e 4 Ponder ci assicuriamo quegli elementi utili a metterci nelle condizioni di trovare presto le carte per la nostra strategia o contrastare le giocate del nemico. In primis lo ostacoleremo con i counter con 4 Force of Will, un Force of Negation e un Flutterstorm. Quest'ultimo in particolare adatto a rispondere a una counter war agguerrita già dal primo turno, dove è vitale proteggere le carte chiave per la nostra chiusura dal nulla. Per lo stesso motivo, con 4 Tugsize, ci poniamo nella condizione a turno 1 di dilapidare la mano del nemico di quelle carte che potrebbero o metterci in difficoltà sin da subito o inibire per sempre la nostra capacità di chiudere i giochi, con la nostra strana combo. Chiudono questa sezione alcune rimozioni, 3 Fatal Push per le creature piccole, mentre con 2 Abduct Decay e un Assassin Trophy cercheremo di colpire tutti i permanenti non terra, spesso problematici per la nostra azione, che punta nei fatti a meccaniche tipiche di uno Storm Deck. Fin qui abbiamo capito l'importanza del nostro game plan, che passa da una combo ardita, ma non solo, visto che una fetta del mazzo punta a fare value per trovare in qualche modo i pezzi mancanti per arrivare in fretta alla vittoria. Ecco perché trova spazio tra le 60 un Jace the Mind Sculptor, carta tuttofare, perfetta in diversi frangenti, anche se più adatta nelle fasi avanzate del match, anche solo per il suo costo di cast non certo leggero da sostenere. Viste le finalità di questo archetipo e la complessità sul fronte dei costi di cast di alcune carte, molto mana intensive, la mana base su un tricolor di questo tipo dovrà fare i salti mortali per soddisfare tutte le esigenze, sin dalle prime fasi del match. Per questo motivo ci doteremo di 4 Misty Rainforest e 4 Polluted Delta, cercando in prima battuta di prediligere il blu, senza però disdegnare il verde e il nero, che in egual misura ci possono servire sin dal primo turno, per le nostre interazioni più rapide. Per fare il paio a queste fecce avremo 3 Underground Sea, 2 Tropical Island e un Bayou, in un bilanciamento perfetto di colori e disponibilità, utili per tutte le esigenze sul fronte del mana di questa lista particolarmente articolata. Non ci faremo mancare qualche terra base, con un'isola, una palude e una foresta, visto che siamo piuttosto vulnerabili al lane date presente nel formato, e potrebbe sempre metterci in caccia di queste terre per ovviare a queste mestizie.
Infine, contro le terre speciali avversarie inseriremo 3 Wasteland, non molte in realtà, ma al massimo possibile per un archetipo che ha grande bisogno infatti di mana colorato per dedicare troppi slot a una terra incolore. Se il piano concepito tra le 60 è abbastanza lineare nella sua logica, ma piuttosto articolato nella sua esecuzione, nella Cyborg si devono concentrare tutte le energie per rendere attuabile una delle nostre chiusure, anche rispetto a matchup problematici. A rinforzo delle copie presenti di Mei aggiungeremo un Assassin Trophy, un Endurance, un Flutterstorm e un Force of Negation, aumentando la densità di determinate risposte, in base al nemico da affrontare, visto che alcune scelte possono non essere funzionali in determinati matchup. Su tutti gli archetipi che puntano su piccole creature adotteremo 2 Plaga Engineer, comode verso i mazzi tribali che spesso fanno capolino nel formato e che potremo risolvere in modo radicale con una unica carta specializzata. Per le carte e le meccaniche più oscure useremo 2 Surgical Extraction, carta ormai sempre presente nelle side del formato vista la sua versatilità, unita a un costo di cast phyrexiano facilmente sostenibile da chiunque, anche senza il nero a disposizione. Carta solo in apparenza di tipo tempo, i Brother Borrower qui in 2x, si andranno a preoccupare di quei permanenti ostici che non possono essere risolti semplicemente con la loro rimozione, rimettendo in mano carte o troppo costose o lente quanto basta per lasciarsi in modo di chiudere dopo il loro bounce. Come protezione dal blu e dal nero, sempre molto presenti e fastidiosi in particolare verso la chiusura principale, adotteremo 2 Velos Summer, carta perfetta per lo scopo, rendendoci praticamente immune alla quasi totalità delle interazioni presenti in questi 2 colori. Per concludere questa sezione della lista trovano spazio un Carpet of Flowers, carta che ci può offrire un boost di mana considerevole verso determinati matchup, e un Leliana of the Last Hope, deck interessante se vogliamo valorizzare meglio il piano legato a Uro, ai suoi ATB effect e non solo. Infine, se il piano combo è messo a repentaglio dalle meccaniche proposte dal nemico, con un Life from Melom, diamo maggiore consistenza al piano B composto dagli Uro Titans of Netherwrath, che potremo proporre e riproporre grazie al cimitero riempito e ai land drop garantiti da questa magia molto particolare. Il percorso effettuato da Daniele De Ranieri per arrivare a questa versione del Sultai Smog parte da molto lontano, dal suo amore per i colori Sultai, o meglio Bug, come veniva chiamato in passato agli albori dell'archetipo Team America. Un mazzo che ha subito diversi ban nel tempo, da quello di The Dry Shaman a quello successivo di Oko, Thief of Crowns, che ne hanno pesantemente tarpato le ali, tanto da lasciare il nostro deck builder a mani vuote, senza più un pet deck di riferimento su cui contare. Poi, a seguito di un articolo di Andrea Mengucci che presentava una nuova variante Delver che inglobava le sinergie proposte da Chain of Smog e Witherbloom Apprentice, si sono date nuove speranze una versione giocabile dei colori Sultai. Abbandonati i Delver of Secrets alla fine meno incisivi sul campo del previsto, il nostro deck builder si è concentrato nell'ottimizzazione di questa versione, che vi abbiamo presentato in questo video, che necessita ancora di una fase di tuning per risultare ancora più fluida e reattiva. Un piccolo passo avanti per ricostruire dalle ceneri questa build, che negli anni ha saputo regalare molte soddisfazioni al nostro giocatore, che non vede l'ora di salire sul carro dei vincitori con i suoi colori preferiti. Quanto ipotizzato da Daniele De Ranieri per questo Sultai Smog sul fronte del gameplay stride con l'idea che solitamente si ha rispetto agli archetipi Legacy, che solo in teoria puntano sempre a chiudere in modo rapido le loro partite. Siamo nei fatti di fronte a un control che punta a raggiungere agevolmente il late game attraverso le sue componenti di contrasto tra counter, rimozioni e scartini, che possono frenare anche gli avversari più coriacei piuttosto agevolmente. Il piano combo composto da Chain of Smog e Witherbloom Apprentice si andrà a concretizzare in seguito, quando ormai l'opponente avrà finito la benzina e non avrà più i mezzi per poter replicare a questo tipo di chiusura, che comunque presenta qualche criticità, visto che si basa anche su una creatura in campo. In alternativa resta valido puntare su Uro Titan of Netherwrath e la sua resilienza, con un piano aggro più che solido, che può mettere in crisi a chiunque visto il clock che offre, in abbinamento alle altre creature che fungono più da supporto e ostacolo che da potenziali chiusure. Insomma, un piano atipico che punta a valorizzare tutto il meglio che i colori Sultai, o meglio Bug, vi sapranno offrire, in abbinamento a una delle nuove combo che sono spuntate alla ribalta in questo formato old school, per nulla appassito. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo a comprendere come questa lista si posiziona nel Meta Legacy rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. In questo archetipo, avendo al suo interno 2 piani di gioco distinti, uno combo, anche relativamente rapido, affiancato a uno agro, sostenuto da alcuni elementi di disturbo, ci possiamo permettere di adattare la nostra azione al tipo di avversario da affrontare. Verso It's Delver, versione ormai che va per la maggiore al momento, dovremo puntare a chiudere in fretta con la nostra combo, altrimenti le sue creature difficili da gestire e la sua velocità nell'azione ci potrebbe vedere a malpartiti, senza possibilità di uscita. Verso Dead End Taxes, sia nella versione tradizionale sia quella con Yorion Sky Nomad,
possiamo uscirne piuttosto agevolmente, colpendo i pezzi pregiati del nemico per avviare la nostra combo o spingere sul fronte del piano agro, in cui non siamo più solidi del nemico. Verso i piani aggro veloci come Goblin o Affinity o si riesce a chiudere di combo in fretta o si muore miseramente, vista la loro velocità di esecuzione unita a un numero troppo alto di bittanti messi in campo troppo presto per permetterci una replica adeguata. Verso i control deck abbiamo bisogno di sfruttare le loro debolezze passando per Leovold o Uro, intaccando la loro card advantage e punendoli con i bittanti di peso in nostro possesso, prima che ci possano imbrigliare con le loro interazioni. Verso i combo deck abbiamo il vantaggio iniziale del piano counter di main, ma post-side tutto si riequilibra in fretta, quindi dovremo giocare veloci e sperare che il fatto ci sostenga sin dalla mano iniziale. Con il piano a disposizione ideato da Daniele De Ranieri per questo Sultai Smog, già al momento della redazione di questo primer, erano in corso adeguamenti e correttivi per rendere ancora più efficace e competitivo questo archetipo, che ha tante carte papabili su cui spaziare. Un paio di tech già entrate tra le 60 sono Sivine Library e Mystic Sanctuary, che offrono una maggiore consistenza sul card advantage e la ricursione dal cimitero, anche se, in particolare l'incantesimo, sono dipendenti dal meta da affrontare. Due possibili alternative in contrapposizione tra loro sono rispettivamente Snapcaster Mage, per riprendere carte dal cimitero, e Dress Down, splittabile tra main e side, alternativo al mago per silenziare creature complicate al momento giusto. Un'altra carta interessante al vaglio del nostro deck builder è Court of Cunning, in linea con il nostro piano bittanti di peso, oltre a quelli con tocco letale, per una chiusura potenziale di 1000, che potrebbe mettere in crisi più di un avversario nella morsa del nostro card advantage. Resta comunque papabile anche impostare una versione rivisitata a base del Veros Secrets, che punterebbe a un'azione ancora più aggressiva, ma molto dipenderà dall'evoluzione del meta, che negli ultimi mesi non ha ancora trovato un assetto definitivo. In alternativa si può pensare a un cambio delle Baleful Strix con gli Icefang Coatl, inaspettati e altrettanto redditizi, rivedendo conseguentemente la mana base, sacrificando le Wasteland per un pool di terre innevate, per un mix differente che può risultare un'interessante evoluzione del mazzo. Siamo giunti al termine di questa articolata disamina. Ringraziamo Daniele De Ranieri per averci guidato nei meandri di questo archetipo tutto nuovo, che offre grandi spazi di manovra e di personalizzazione, oltre a una buona dose di divertimento nel pilotarlo. Se volete stupire gli avversari con una build innovativa ed esplosiva, senza annunciare un piano di riserva che potrà mettere in croce più di un opponente, questo Sultai Smog potrebbe fare al caso vostro. Dovete solo prestare massima attenzione all'assetto della lista, per adattarla al meglio al vostro stile di gioco. E se volete partecipare a un futuro Covid-19 World Skype o volete saperne qualcosa di più su questo formato old school, continuate a seguirci sul nostro canale o scrivete nei commenti sotto questo video. Siamo a vostra disposizione per darvi tutte le news del caso. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.